Ci sciogliamo. Che ne pensi, Marzia? Non sono d'accordo. Non sei d'accordo? No, queste cose non mi fanno paura. Infatti ho la mia croce. Faccio da spettatrice. Lo sai come la penso. Io non credo che rischiamo niente in realtà, però è facile per me dirlo perché io non sono credente, non credo in Dio, quindi mi è molto difficile anche credere nel diavolo e nei demoni. Quindi per me quello che stiamo facendo è tipo copiare veramente un pentacolo proprio da quello che potrebbe essere un libro tipo Il Signore degli Anelli o qualcosa della Marvel, qualcosa comunque di inventato. Allora, siccome c'è da inchinarsi 3 volte alla fine dell'evocazione, ci siamo già messi in ginocchio così poi ci possiamo inchinare tranquillamente. Allora, evocazione. Già a me mi suona abbastanza ridicola la prima parola dell'evocazione. Sì, abbastanza. È abbastanza ridicola. Ok. Ok, lo diciamo insieme allora? Dai, credici però. Crediamoci. Ah, insieme dobbiamo dirlo, ok. Siamo in 2 a farlo. Pronto? Vai. Abracadabra, Abraxas, Abraxas, abracadabra, mio Dio e mio capo, non lasciarmi solo, donami la tua forza, Signore, vieni con me. E questo conclude l'evocazione. Ok, adesso andiamo a chiedergli qualcosa. Beh, essendo... possiamo anche rialzarci, penso. Essendo un demone del tempo, che può far vedere il passato e il futuro, fammi ricordare, Abraxas, fammi ricordare una cosa che non ricordo del mio passato. Non ti chiedo di farmi vedere qualcosa del futuro perché me lo potrei immaginare, ok? Però dammi un ricordo che non ho più, qualcosa che ho dimenticato del mio passato. Fallo arrivare qua. Prova anche te a chiedere qualcosa. Mi sono dimenticato il Ah. password. Ok, arti magiche, società segrete, scoprire tutti i ladri, gli assassini, sullo spettro di idee nel passato e nel futuro, segreti d'alta magia per far scorrere il tempo. Ok. Abraxas, ti chiedo in qualche modo di fermare lo scorrere del tempo. Esatto. Il tempo continua a scorrere. Tranquillamente. Abraxas, fammi vedere qualcosa dell'immediato futuro, fammi vedere qualcosa che accadrà domani, così domani sarò già in grado di constatare se è avvenuto o no e mentre faccio il montaggio di questo video potrò confermare o no se è vero. Cos'era? Era una moto di lontananza. Abraxas, almeno facci capire che sei qua, in qualche modo. Non lo so, ferma tutti i laser, fai suonare il piffero, fai Dacci una impazzire gli prova strumenti, della tua presenza. spengi tutte le torce.
K2 ha dato un piccolo cenno, pochissima roba proprio. Ancora. K2? Diamo il tempo, magari c'è altro da fare. Dici che è impegnato? Può essere, scusa, mica sono tutti così li chiami. Vabbè, ma lui ha dato la disponibilità 8 giorni nell'anno comunque. Almeno quegli altri hanno detto un giorno, un altro giorno ben specifico. Lui ha detto tutto l'anno, chiamami pure, tranquillo. Farà come i medici, c'hanno la reperibilità, ma non è che tutte le volte risponde. Vabbè. Direi che è fallito l'esperimento dell'evocazione del demone. Secondo me l'ho disegnato male il coso. Dici che è colpa tua? Può essere. Poi quando dici di farlo con incenso mi sta fango secco. Quindi magari è il gesso che non funziona. Dici che è proprio il materiale che... Può essere che magari serve come catalizzatore per queste cose, non lo so. Materie grasse bollenti, già questo è più facile. Andiamo nella cucina del McDonald's. La troviamo. Ok, allora facciamo così. Diamo per buona che forse non andava bene disegnarlo col gesso. Vedi, per esempio questo era pentacolo da tracciare con un rosso molto brillante, che questo per esempio poteva andare bene. Però quale giorno? Sì, niente, 23 febbraio. 23 febbraio o 23 marzo? E questo non sta in ferie. Va bene, dai, ok. Direi che già che ci siamo diamo le conclusioni per questa indagine, ok? Vogliamo concludere? Abbiamo ancora una stanza da vedere, se proprio... Abbiamo una scala per entrare in una stanza, se proprio vogliamo fare un butto al volo. Sì? Non lo so. Vabbè, dai, allora andiamo... Voi ve la sentite, facciamo un butto nella stanza e poi concludiamo? Un buco nella stanza? Sì, un burlo. Ditemi voi. Veramente? Vabbè, dai, andiamo a vedere. Facciamo un salto al volo, così possiamo dire che è completato, esatto. E poi tireremo le nostre conclusioni. Io il libro di Saragast lo lascio qua. Sì, lascia là, vai. Qua c'è un eco che fa paura. Madonna, Pura. che ansia. Qua usciva dai tubi l'acqua, acqua dentro. Bella acustica però. Sì, senti come rimbomba. C'è qualche bottiglia, qualche schifezza come sì, qualche neodata, sì. Ok, Clo. Conclusione dell'indagine nel bunker. Ma io mi ritengo molto soddisfatta perché, vabbè, io ci credo, lo sapete, non sono una delle scettiche del gruppo, quindi per me tutto quello che è successo, i riscontri avuti con la sessione di privazione di Marzia, scusate, ma soprattutto quello che è accaduto con la valigetta e con lo strumento, quello lì che abbiamo utilizzato, per me sono chiare prove che comunque delle anomalie esistono, delle energie esistono, quindi io mi ritengo più che soddisfatta. Inoltre sono contenta di essere venuta qui finalmente, anche se, come potete notare, io ho i nervi a fior di pelle. Posto bellissimo. Ma ragazzi, ci siamo spaventati. Poi quando mi è venuto il pipistrello sulla testa, proprio è stato il massimo. Mamma mia, mi fanno più paura i pipistrelli che i fantasmi, perciò vi ho detto tutto. Molto, molto soddisfacente secondo me. La privazione sensoriale è stata forte. Ho sentito la voce, quella più profonda, mi ha proprio spaventata. Ho avuto la pelle d'oca tutto il tempo, però è stato molto bello perché non sapevo cosa dicevate, quindi è stata una privazione da una parte spaventosa, ma dall'altra soddisfacente. E poi la valigetta
palese, cioè mi ha dato proprio tanta soddisfazione, quindi bella, proprio una bella indagine secondo me. Ti Allora, senti quindi già indemoniato oppure... quello penso di esserlo H24. E a parte quello, il posto, allora, storicamente è un pezzo importantissimo questo qua. Non voglio, l'abbiamo girato soltanto, quindi non voglio immaginarmi nei tempi di guerra cosa voleva dire comunque vivere qua dentro praticamente. È claustrofobico, c'è un'area pesante, labirintico, è pazzesco sto bunker. Stasera devo dire che comunque ci sono state diverse anomalie, soprattutto questa del sensore. Questa qua del sensore non me la spiego, sono curioso di vedere il video per rivedere il video, fare gli accertamenti per vedere se effettivamente si è mossa questa valigetta, perché io non ho visto il movimento. Se si è mossa, cazzo. Ok, allora, non è che è stata un'indagine senza riscontri. I riscontri ci sono stati, perlomeno a pelle ora qualcosa è successo durante questa indagine. Il sensore indubbiamente ha cominciato a suonare dal nulla e quello noi l'abbiamo testato molte volte in privato e sappiamo che suona soltanto se ti ci avvicini, quindi quella è una grossa anomalia per quanto mi riguarda. Il gioco che abbiamo fatto io e Nicolò di evocare il demone ovviamente ha lasciato il tempo che trova, perché io penso che per far funzionare bene queste cose ci devi appunto credere, quindi magari voglio rinnovare l'invito a qualcuno che si intenda bene di queste cose qua, come ha giustamente detto Nicolò, se vuol venire con noi una di queste volte noi vorremmo documentare un'evocazione, se ovviamente qualcuno si sente di volerlo fare. Poi Marzia con la sua privazione sensoriale è stata abbastanza sbalorditiva, penso che sia stata forse la più eclatante, sbaglio ragazzi? Forse è stata la volta più eclatante. Sì. Poi mi sa che il prossimo forse sono io che devo fare la privazione, sono proprio curioso di vedere come va a finire in quella circostanza. Però per il momento vi salutiamo, noi siamo il Midnight e ci vediamo la prossima volta.